Altro progetto estivo super facile e veloce. Ciao a tutti e bentornati su Kate Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme un nuovo progetto, un altro progetto facile, veloce ed estivo. Per questo progetto ho utilizzato la nuovissima aiuta elastica di Hobby Perline e nel box informazioni qui in basso vi lascerò il link diretto al sito per l'acquisto del kit materiali completo. Ovviamente io ho scelto di realizzarla con l'aiuta elastica con il verde perché è il mio colore preferito, ma ci sono anche altre colorazioni disponibili, ma soprattutto vi consiglio di provarla perché l'aiuta elastica io non l'avevo mai vista, è la prima volta che la lavoro, si lavora molto bene, quindi potreste valutare l'idea di realizzare una borsa con questo nuovo filato. Ho applicato questi manici in resina, ho messo una chiusura magnetica, non l'ho foderata perché io amo le borse estive senza fodera, infatti l'ho fatta traforata apposta, ma si può tranquillamente foderare. Progetto come sempre facilissimo, anche alla portata delle principianti. Sono partita da una base pronta, quindi veramente molto semplice. Non ci sono passaggi elaborati, quindi se sei una principiante puoi tranquillamente provare a realizzare questo progetto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti come sempre cosa ne pensate. Se avete qualche dubbio lasciate un commento, seguitemi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo e continuare a supportarmi in maniera gratuita. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di circa 300 g di juta elastica, una coppia di manici in resina, un fondo tondo da 18 cm, un bottone magnetico. Utilizzerò l'uncinetto numero 4 per la lavorazione della base e l'uncinetto 5,5 per la lavorazione del corpo della borsa. Avremo bisogno di marcapunti, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Bene, partiremo ovviamente dalla base. Per lavorare nei fori del fondo utilizzerò l'uncinetto numero 4,5. Prendiamo il filo, facciamo un cappio e ci teniamo il filo sull'uncinetto. Ci andiamo ad inserire in uno dei fori sul fondo, in questo modo, e andiamo a lavorare la prima maglia bassa. Quindi prendiamo il filo e chiudiamo. All'interno di questo stesso foro andiamo a lavorare un'altra maglia bassa, quindi mi inserisco nello stesso foro, prendo il filo e lavoro un'altra maglia bassa. Ora mi sposto nel foro successivo e lavoro una sola maglia bassa, foro successivo 2 maglie basse. Quindi andrò ad alternare la lavorazione in questo modo, farò 2 maglie basse ed una maglia bassa. Farò questi aumenti alternati da una sola maglia bassa semplicemente perché il mio filato è abbastanza spesso, quindi mi regolo ovviamente con il filato. Se utilizzate magari un cordino più sottile potreste fare 2 maglie basse in ogni foro, ma questo comunque dipende sempre dallo spessore del filato, ma soprattutto dalla mano di lavorazione, quindi valutate sempre di fare qualche prova. Quindi continuiamo in questo modo alternando un aumento ed una maglia bassa e ci rivediamo al termine. Mi è rimasto l'ultimo foro, vado a fare l'aumento, terminerò con un aumento, ma ora vado a sistemare la situazione
Quindi per fare in modo come se avessi, diciamo, una maglia singola, faccio una catenella, così mi ritroverò la maglia, diciamo, di separazione tra un aumento e l'altro. A questo punto vado a chiudere con una maglia bassissima in costa retro, quindi prendendo solo la metà catenella esterna del primo punto, in questo modo, e vado a cambiare uncinetto perché questo è un po' piccolino per questo filato, e passo al 5,5, quindi faccio una catenella che mi sostituisce la prima maglia bassa, entro nel punto successivo prendendo solo la metà catenella esterna e lavoro una maglia bassa, quindi andrò a lavorare il giro di stacco a maglia bassa in costa retro. Lavorerò una maglia per ogni punto sottostante. Non farò altri aumenti, ma se nel vostro caso fosse necessario potete farli tranquillamente. Quindi procediamo in questo modo e ci rivedremo al termine. Bene, ho terminato il mio giro, mi resta l'ultimo punto che sarebbe la catenella che abbiamo fatto. Faccio una maglia bassa anche qui. Per chiudere il giro chiudo con asola di chiusura, quindi mi inserisco in questo punto dall'interno verso l'esterno, prendo l'asola, la porto all'interno, poi mi inserisco qui alla base, tiro il filo e faccio una catenella. A questo punto dovremo iniziare con il corpo borsa. Innanzitutto vi dico che ho 54 punti di base, visto che me lo chiedete spesso, quindi ora dobbiamo proseguire con il corpo della borsa. Scegliamo un punto di lavorazione che più ci piace. Io andrò a lavorare a punto V, quindi resterà anche una lavorazione abbastanza traforata, ma per le borse estive adoro le lavorazioni traforate. Se voi preferite un punto più fitto, fatelo tranquillamente, non è un problema. Infatti, per quanto riguarda il corpo borsa, potete sbizzarrirvi con i punti di lavorazione che più vi piacciono. Quindi io, come vi ho detto, lavorerò a punto V, ho già fatto una catenella, ne faccio altre 2 e queste 3 mi vanno a sostituire la prima maglia alta. Lavoro una catenella in più che sarà quella di separazione e all'interno dello stesso punto di base vado a lavorare anche una maglia alta, cioè un'altra maglia alta, quindi avrò all'interno dello stesso punto una maglia alta, una catenella ed una maglia alta, e qui ci siamo. Ora saltiamo un punto, andiamo nel successivo e all'interno ripetiamo lo stesso procedimento, quindi maglia alta, catenella e maglia alta. Saltiamo un punto, andiamo nel successivo e lavoriamo di nuovo una maglia alta, una catenella ed una maglia alta, e continueremo in questo modo per tutto il giro. La lavorazione sarà molto semplice e come potete vedere questo sarà il risultato. Quindi terminiamo il giro in questo modo e ci rivediamo al termine. Terminato il giro andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali, quindi 1, 2, 3, ci inseriamo e chiudiamo a maglia bassissima. A questo punto dovremo andare a lavorare il giro che poi sarà ripetuto per tutto il corpo borsa, quindi una volta chiuso il giro ci spostiamo con una maglia bassissima all'interno dello spazio formato dalla catenella, alziamo il lavoro con le 3 catenelle, 1, 2 e 3, aggiungiamo la catenella di separazione e lavoriamo una maglia alta all'interno dello stesso spazio. In questo modo ora
ci spostiamo nello spazio successivo, lavoriamo una maglia alta, una catenella ed una maglia alta, quindi il procedimento resta lo stesso con la differenza che andremo a lavorare negli spazi formati dalla catenella dei moduli sottostanti. Quindi ora ci spostiamo nello spazio successivo e ripetiamo maglia alta, catenella e maglia alta e così via per tutto il resto del giro e per tutto il resto del corpo borsa, perché il procedimento resta quello che abbiamo fatto ora. Troverete indicati qui in alto il numero totale di giri che lavoreremo per raggiungere l'altezza in centimetri, che troverete sempre indicata qui in alto, ma sappiate che potete personalizzare il vostro progetto seguendo le misure che vi occorrono. Quindi se volete farla più alta della mia aggiungerete giri, se volete farla più bassa diminuirete i giri. Quindi raggiungiamo il numero totale di giri che ci occorrono e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta che avremo lavorato tutti i giri, ho lavorato in totale 11 giri a punto V, se ci aggiungiamo anche il giro di stacco a maglia bassa in costa sono 12. Ho raggiunto un'altezza di 20 cm. A questo punto voglio andare a creare delle piegature sul bordo per rendere un po' particolare il progetto, quindi dobbiamo andare a suddividere i nostri punti. Per prima cosa io in genere mi piego il bordo in questo modo, in modo da capire quanti punti ho davanti e dietro, quindi vado a contare su questo lato quanti punti V ho, quindi quanti moduli formati da una maglia alta, una catenella ed una maglia alta ho su questo lato. Ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Poi c'è questo che capita proprio sul laterale, quindi lo lasciamo per il momento in disparte. Giriamo il nostro lavoro e andiamo a contare i punti che abbiamo su questo lato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, quindi questo resta di più. Quindi cercherò comunque in ogni caso di suddividerli seguendo più o meno la misura in centimetri, così non sbaglio. Calcolando che io devo andare a posizionare questi manici qui, la piegatura dovrebbe venire più o meno in questi due punti. Io ho comunque già fatto delle prove, vado a sovrapporre in questo modo, conto 1, 2, 3, salto questo, prendo il successivo e lo vado a sovrapporre, magari me lo marco con un marcapunti in modo che resta anche fermo. Faccio lo stesso anche sull'altro lato, quindi conto 1, 2, 3, salto questo, prendo questo punto e lo vado a sovrapporre in questo modo. Faccio la stessa cosa, lo fisso con un marcapunti. E questo sarà più o meno il risultato, giusto per dare, diciamo, quel tocco in più e non lasciarla completamente piatta. Se preferite potete anche evitare questo passaggio. Volto il lavoro e vado a ripetere lo stesso procedimento. In questo caso ho il punto di più, quindi in ogni caso lo vado a contare. Conto 1, 2, 3. Tengo fermo questo, salto questo, prendo il modulo successivo e lo vado a sovrapporre. Lo fisso sempre con un marcapunti. E vado a ripetere lo stesso procedimento sull'ultimo lato, quindi conto 1, 2, 3, salto il successivo, prendo il prossimo e vado a sovrapporre in questo modo. Fisso sempre con un marcapunti e questo sarà il risultato. Nonostante i punti non combaciavano,
abbiamo comunque più o meno la stessa misura in centimetri, perché ad occhio sembra che combaci tutto. Volendo possiamo anche misurare, qui abbiamo circa 5 centimetri e mezzo, 6. Stessa cosa anche su questo lato, qui abbiamo comunque sempre 6 centimetri circa e 6 centimetri abbiamo anche su questo lato, quindi combacia tutto nonostante avevamo quel punto in più. Quindi ora dobbiamo semplicemente procedere rifinendo il bordo a maglia bassa, quindi questo sarà l'ultimo giro. Quindi faccio una catenella che mi sostituisce la prima maglia bassa, vado a lavorare una maglia bassa nello spazio formato dalla catenella, in questo modo, una maglia bassa nel punto successivo, quindi andremo a lavorare punto per punto, una maglia bassa nel punto successivo e poi devo andare ad unire questi due moduli insieme. Quindi tolgo il marcapunti, ci inseriamo nella maglia del modulo sottostante, nella prima maglia alta, mi inserisco e vado ad inserirmi nella seconda maglia alta del terzo modulo, perché noi abbiamo sovrapposto questo modulo, abbiamo saltato questo e l'abbiamo sovrapposto su questo. Noi ci andiamo ad inserire nella seconda maglia, vi faccio vedere lentamente in modo da farvi capire. Noi siamo entrati in questa maglia qui, saltiamo 1, 2, 3, 4 e andiamo nella quinta. Non ho contato ovviamente le catenelle, ci inseriamo in questo modo e andiamo a lavorare una maglia bassa. Procediamo poi lavorando una maglia bassa nei punti successivi, quindi in maniera veramente semplicissima, e poi ci rivediamo alla prossima piegatura, così vi mostro di nuovo i passaggi. Bene, arrivati a questo punto dobbiamo andare a lavorare in maniera leggermente diversa, perché la piegatura è fatta in modo diverso, ma i passaggi sono comunque sempre quelli. Togliamo il marcapunti, senza andare a scomporre la piegatura ci inseriamo nella prima maglia, quindi in questa, e ci dobbiamo poi inserire esattamente in quella sottostante, quindi sotto la piegatura, che sarebbe tra l'altro la successiva a quella che abbiamo lavorato per ultima. So che è un po' complicato come ve lo sto spiegando, ma è più facile a farsi che a dirsi. Quindi ci andiamo ad inserire in questi due punti e lavoriamo una maglia bassa in questo modo. Poi si procede lavorando una maglia bassa nei punti successivi fino ovviamente ad arrivare alla prossima piegatura, dove dobbiamo ripetere lo stesso procedimento. Quindi in poche parole dobbiamo andare a prendere sempre la prima maglia e la seconda di quella sovrapposta. Se siete alle prime armi e per voi è un po' complicato come ve lo sto spiegando, potete anche semplicemente andare ad unire gli spazi di una catenella, quindi senza fare troppi calcoli. Voi cosa fate? Quando arrivate a questo punto entrate direttamente all'interno del primo spazio, del secondo spazio che sarebbe quello sovrapposto, e lavorate una maglia bassa. Il risultato resta comunque lo stesso, ma con un procedimento molto più semplice. Quindi potete scegliere tra i due procedimenti quello che è più comodo per voi. Io procederò in questo modo, quindi continuiamo e ci rivedremo al termine. Bene, una volta terminato tutto il giro possiamo tagliare il filo, chiudere con asola di chiusura ed avremo terminato. Se preferite potete fare anche un ulteriore giro, proprio l'ultimo di rifinitura, a maglia bassissima in costa retro. Per
quanto riguarda la chiusura applicherò un bottone magnetico, quindi lo vado semplicemente a cucire al corpo della borsa. Se volete foderare la vostra borsa lo farete in un secondo momento, quindi andrete prima a foderare la borsa e poi ad applicare la chiusura. Siccome io la lascerò semplice così senza fodera, la vado ad applicare direttamente sul corpo borsa, in questo modo centrata. Questa va cucita, quindi si applica veramente in un attimo. Bene, ho cucito il bottone, questo è il risultato, quindi a questo punto dobbiamo occuparci solo dei manici. Io applicherò i manici in maniera veramente semplicissima perché andrò a cucirli sul bordo della borsa e li cucirò proprio dove ci sono le piegature, proprio perché comunque le ho fatte appositamente. In alternativa potete utilizzare dei moschettoni perché fuori sono molto grandi, quindi applicate un bel moschettone grande e li applicate sul bordo della borsa, ovviamente sempre nella stessa posizione, e avrete comunque concluso la vostra borsa in maniera veramente facilissima e velocissima. Siccome io ho deciso di cucirli, andremo a vedere come cucirli alla nostra borsa. Bene, ho già cucito una parte, ci prendiamo un bel po' di cordino, cioè lo stesso filato che ho utilizzato, l'aiuta, e ce l'andiamo a fissare all'interno tra le maglie. Facciamo passare un po' il filo attraverso le maglie. Lo andiamo a cucire esattamente dove c'è la piegatura, quindi come potete vedere qui non l'ho fissato proprio sul bordo ma leggermente più in basso, diciamo proprio nel penultimo giro di punto V, quindi mi vado a posizionare anche l'altra estremità ed entrando ed uscendo dal corpo della borsa entro anche nel foro del manico. Bene, una volta terminata la cucitura andiamo a bloccare il filo all'interno, quindi sempre facendolo passare tra le maglie, facendo qualche nodino, e poi andremo a ripetere lo stesso procedimento anche per l'altro manico. Bene, una volta che avremo applicato entrambi i manici, questo sarà il risultato finale. Come sempre super soddisfatta, spero che il progetto sia piaciuto tanto anche a voi. Ovviamente è completamente personalizzabile, vi ho dato delle indicazioni su come personalizzarlo. Se preferite, come vi ho già detto, potete foderarla e volendo potete applicare anche un'altra tipologia di chiusura. Potreste optare anche per la fodera a sacchetto, quindi quella che inserite all'interno. Insomma, potete personalizzarla proprio secondo i vostri gusti. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se volete realizzarla anche voi, trovate il kit materiali completo sul sito hobbyperline.com. Vi lascio il link nel box informazioni qui in basso. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!